Il riso che rapporto ha con me? Allora, il primo rapporto che il riso ha con me è quello quando io ho finito di studiare, no? Quando avevo 25 anni mi sono laureato in architettura e sono venuto qua a lavorare in questa cascina con mio papà e mio fratello. La cascina c'era già, lo faceva mio papà dal 35, io sono venuto qua nel 70 e quindi la tradizione di coltivazione del riso era una tradizione di mio papà, non poteva essere una tradizione più antica perché le famiglie benestanti, diciamo così, avevano, come aveva la mia famiglia, delle cascine, ma non ci lavoravano altre persone. Ecco, invece mio papà aveva scelto di lavorarci e ha trasmesso questo in mio fratello e in me, che ho dedicato quindi tutta la mia vita al 50 anni di lavoro al riso. Arrivato alla metà di questi 50 anni, ho scelto di dare un cambiamento al mio rapporto con il riso. Prima era solo coltivare il campo, quello che seminiamo, facciamo tutti i lavori, raccogliamo e vendiamo alle riserie. E poi a un certo punto mi sono detto, ma sono capace a far solo questo? Vediamo se non mi viene anche da fare qualche cosa d'altro, no? E ho capito che il mondo sarebbe diventato sempre più in mano a pochi, sempre più ricchi ma pochi, e il piccolo produttore sarebbe rimasto schiacciato dai prezzi di chi fa i prezzi nel mondo. Il riso è una commodity. E quindi i grandi ci avrebbero in prospettiva tolto tutti gli anni qualche soldo nel prezzo. Magari lo Stato faceva anche aumentare un poco le imposte. E questa cosa, col tempo, avrebbe ridotto il nostro guadagno. E io sarei rimasto sempre più prigioniero del ricatto della grande industria, che col commercio internazionale mi controllava. Io volevo essere un uomo libero per fare un lavoro che potesse continuare con mia moglie naturalmente, ma anche con i miei figli in avanti, nelle generazioni. Come io sono figlio, diceva sempre mia mamma, di tante generazioni, vorrei che anche i miei figli potessero continuare questo, i miei nipoti. Ecco. E allora devo fare un lavoro che sia libero quindi che non dipenda dagli altri, che dipenda da me. Sono capace, ci riesco, i miei figli saranno capaci, i miei nipoti saranno capaci e allora continuerà. Se non siamo capaci non importa, pazienza. Ma non è altri che determinano il mio lavoro, ma lo determino tutto io. Una mentalità artigiana, in sostanza, che non è detto che debba essere solo nella piccola azienda. Perché anche una grande azienda può avere questo tipo di mentalità, di voler fare qualche cosa che sia indipendente dal mercato. Io sono un passaggio tra il passato e il futuro, no? Il passato è tutto quello che io ho imparato e il futuro so quello che stanno imparando e facendo magari i miei figli, che sono molto bravi su internet, io invece non so neanche usarlo. Bene, sono un punto di collegamento, non è vero? Lo faccio in funzione di quello. Voglio dare a loro la libertà di essere indipendenti dal mercato. Allora, per fare questo cosa bisogna fare? Nel riso, ma vale per tutte le cose, in sostanza. Bisogna fare qualche cosa che sia primo punto. Primo punto, deve rispettare la nostra cultura.
perché se io faccio un riso che rispetti la cultura di un altro paese, non sarò mai il primo, perché in quel paese là ci sarà sempre uno che sarà più rispettoso della sua cultura e lo farà quindi meglio, sarà più credibile. Quindi io devo fare qualche cosa che sia rispettoso della nostra cultura. Quindi ho scelto la varietà di riso che era il Cannaroli, però non basta, perché chiunque poi può seminare il Cannaroli. Lo seminano in Brasile, si può seminare in tutto il mondo. Sì, quindi non basta che sia Cannaroli. Bisogna che abbia qualche cosa in più di più buono. Di più buono, e allora sapevo benissimo che un riso, se era invecchiato quando era ancora risone, teneva meglio in cottura. Non è vero? Allora un Cannaroli invecchiato. Avevo 2 punti di vantaggio rispetto a tutti gli altri, perché il Cannaroli non lo seminava quasi nessuno e poi era invecchiato. Quando un punto è scomparso quasi, che era quello che fosse invecchiato, il Cannaroli, perché oggigiorno lo seminano in tanti, è rimasto solo più una cosa, quella del riso invecchiato. Allora ho dovuto aggiungere qualcos'altro, per avere sempre 2 cose che mi separassero da tutti gli altri. Non è vero. Abbiamo fatto una riseria con delle macchine antiche, macchine che avevano più di 100 anni, che lavorano il riso meglio degli altri. Più nessuno usa queste macchine, non c'è uno nel mondo più che le usi, sono nate in Italia. Noi le usiamo, quindi il nostro riso può essere un Cannaroli invecchiato, lavorato, trasformato in riso bianco meglio degli altri. E va bene. Però, lavorando, come tutti quelli che lavorano loro attentamente, ti vengono anche delle idee in più. E io assaggiavo in riseria la gemma che si veniva scartata e dicevo: che peccato, è la parte più nobile del riso, la più buona, e la scartiamo. E allora dico: ma proviamo a ridargliela. Si toglie subito? No, non posso rimetterla lì perché non ci sta incollata, e abbiamo trovato un sistema per farla riassorbire nella parte esterna del chicco di riso, in modo tale che il nostro riso bianco avesse gli stessi valori nutrizionali importanti del riso integrale, perché sono quelli contenuti dentro la gemma. Non è vero. All'estero il riso italiano è chiamato risotto. Viene confuso riso italiano con la parola risotto. E questo, devo dire, siccome io sono uno che pensa sempre in positivo, se no non avrei fatto tutto quello che ho fatto, è buono, perché ragionando così si va a dare un valore all'italianità, sfruttando la parola risotto che tutto il mondo ci riconosce. Se noi dicessimo riso italiano, non è facilmente comprensibile come la parola risotto. Risotto è chiaro che è italiano. Riso italiano potrebbe essere un riso italiano, francese, spagnolo, ok. Quindi capisco per cui le industrie vadano a scrivere risotto invece che scrivere riso italiano, perché il consumatore è più rassicurato dalla parola risotto, ma nella realtà è un falso. Noi non potremo mai scrivere risotto perché è un falso, noi scriveremo sempre riso italiano. No, scriviamo acquerello, che è molto di più, perché è l'unico riso al mondo che ha il valore bianco, che ha i valori nutrizionali del riso integrale. Allora per noi non è risotto, non è riso italiano, comunichiamo che è acquerello.